Qualche tempo fa ho raccontato i motivi per cui io ho lasciato l'Italia e un mio amico, che al momento non si trova in Italia e che anche lui è emigrato in Australia, ha commentato dicendo: "Sì, mi riconosco qua, tutto bello, tutto vero, ma perché non racconti i motivi per cui sei tornata, Cristina?" E io accolgo la sfida. Perché son tornata? Me l'hanno chiesto un sacco di volte le persone, a volte anche in modo, scortese, maleducato, perché quando hai appena conosciuto una persona non è che chiedi: "Perché sei tornata?" Cioè potrei avere i motivi miei che non voglio raccontarti. Spesso mi indispettivo, quando le persone mi dicevano, soprattutto all'inizio: "Ah, ma perché sei tornata? Io non sarei mai tornata." E io dicevo: "Vabbè, tu hai mai vissuto all'estero, no? E allora prova cosa significa vivere all'estero e poi me lo racconti." Oppure un'altra delle mie risposte, da persona stizzita era: "Tu perché sei tornata?" Io rispondevo: "E tu perché non sei mai partita?" I motivi che portano alla partenza sono molti e molti sono anche quelli che portano al rientro, e son sempre diversi. Le persone hanno vite diverse, vite indipendenti e ogni vita è una storia, che è la banalità più grande che abbia mai detto in vita mia. Nel mio caso son tornata perché anzitutto perché mi mancava la mia famiglia e ogni volta che partivo, non sapevo se avrei ritrovato i miei genitori in vita praticamente, perché quando i tuoi genitori invecchiano e tu abiti dall'altra parte del globo, anche se prendi il primo aereo, come si dice: "Prendo il primo aereo e vengo se succede qualcosa", però il primo aereo non è mai il primo aereo, perché non è che i voli da Melbourne a Roma ci siano tutti i giorni, e poi comunque anche se dovessi prendere il primo aereo ci sono 24 ore di viaggio, comunque sei arrivata a Roma, non sei arrivata ancora a Cagliari. E poi c'è anche il fatto che io abitavo a Melbourne, Melbourne, ma in generale l'Australia, è un luogo incredibilmente fluido e dinamico. Io ogni anno venivo in Italia per 4 settimane in vacanza e al mio rientro dopo 4 settimane era sempre cambiato il paesaggio attorno a me, ma letteralmente. Non solo cambiavano di proprietà i negozi dove io andavo abitualmente, ma le case ve le buttavano giù, ne costruivano altre e poi gli amici miei non scappavano, si spostavano appunto perché c'è tantissima mobilità, uhm, la gente cambia città come noi cambiamo camicia, cambia nazione, io stessa sono poi alla fine andata via. Quindi mi mancava un po' il terreno sotto i piedi, avevo i miei carissimi amici che mi mancano tanto, però avevo bisogno di più stabilità e volevo tornare alle mie origini e per questo son tornata.